Ciao ragazzi, bentornati nel mio podcast. Quinto episodio. L'episodio di oggi sarà diverso dai precedenti. Ho ricevuto da un ascoltatore diverse domande sull'Italia molto interessanti. Inizierò con il rispondere a 6 di queste. Ringrazio Alex per essersi interessato al mio podcast e per le domande ricevute. Piccolo spot ed iniziamo subito con il Q&A, domande e risposte. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. Iniziamo con la prima domanda. Alex chiede: perché gli italiani non si sposano più così spesso? La risposta a questa domanda penso sia semplice. Ormai la vita ha un costo molto alto qui in Italia, ma come nel resto del mondo. I giovani d'oggi ormai, compreso io, pensano più al divertimento, al lavoro e alla carriera. Costruirsi prima un proprio futuro e poi nel caso pensare se crearsi una famiglia oppure no. Negli anni passati, parlo ormai di 60 anni fa, i giovani non avevano tutti questi problemi e pensieri che ci sono oggi. Si viveva nella spensieratezza, nella libertà senza pensieri. Per questo era molto più comune trovare una persona che pur avendo soltanto 18 anni era già sposata o che addirittura a 19 anni aveva già un figlio. Seconda domanda. Perché molti italiani non hanno figli? Quando vedono morire la popolazione del paese, non vedono un'incredibile opportunità per i loro figli di prendere i posti di lavoro rimasti? La risposta a questa domanda è molto simile a quella di prima, nel senso che è ancora legato al fatto dell'incremento del costo della vita e il decidere di avere un bambino oppure no implica un costo molto elevato. Per quanto riguarda il concetto del lavoro, la situazione è un po' più complicata. Qui in Italia il lavoro non funziona benissimo, come in America ad esempio. Prima che una persona vada in pensione, generalmente passano molti anni. Le persone lavorano fino ai 67-68 anni. Assurdo se ci pensate bene. So che in America, ad esempio, una persona va in pensione al compimento dei 64-65 anni, o comunque intorno a questa fascia di età. Già qui capite che anche solamente 4 anni in più fanno la differenza. Altra cosa importante è il fatto che molte aziende puntano ancora sull'avere dipendenti con esperienza, invece che istruire, far crescere dipendenti giovani e con la voglia di imparare. Si ha ancora una mentalità molto all'antica. Per questo fatto, molti giovani italiani decidono di abbandonare l'Italia per crearsi un futuro migliore all'estero, oppure trovare un impiego, un posto di lavoro, in una multinazionale presente in Italia, come ho fatto io. Terza domanda. Quali sono le principali industrie presenti in Italia? Prima di tutto vorrei precisare che le principali industrie presenti sul territorio si trovano nella parte nord dell'Italia, dove il lavoro funziona di più rispetto che al sud. Sul territorio sono presenti le industrie meccaniche e metallurgiche, le più famose sono la Ferrari, la Maserati e la Fiat, che producono automobili, industrie nel settore della moda, come Gucci, Versace, Armani, eccetera, e industrie nel settore alimentare, come la Barilla, la De Cecco,
la Lavazza, la Illy. Per quanto riguarda il settore alimentare, molte aziende si concentrano nel sud Italia. Infatti, la maggior parte delle materie prime esportate all'estero, come pomodori, formaggi e frutta, provengono dal sud Italia. È presente un clima più favorevole all'agricoltura rispetto che al nord. Vi lascio un link in descrizione con le 60 aziende italiane più importanti e un piccolo riassunto per quanto riguarda la storia dell'economia italiana. Passiamo ora alla quarta domanda. Qual è il miglior modo per salvare Venezia? Pensi che gli italiani vogliono salvarla? Questa è una domanda un po' strana, mi spiego. Venezia è stata costruita su una sorta di palude, un terreno molto instabile e fangoso. In più si trova circondata dall'acqua. Le alte maree che colpiscono Venezia fanno parte della quotidianità. I veneziani sono abituati a queste circostanze. Generalmente il livello dell'acqua è di 80 centimetri. Penso che Alex si riferisse all'episodio eclatante accaduto pochi mesi fa, dove Venezia è stata sommersa da 187 centimetri d'acqua. Quell'accaduto è stato molto disastroso. L'acqua ha distrutto tutto: case, negozi, chiese, musei. Tutto ciò è accaduto perché il livello dell'acqua aveva superato il limite di sicurezza del Mose, una struttura progettata per bloccare l'alta marea, per evitare che la città di Venezia venga inondata completamente. Per quanto riguarda la salvaguardia della città di Venezia, ci teniamo moltissimo. È una delle città più ricche di storia italiana ed anche la seconda città più visitata d'Italia dopo Roma. È una città magnifica, consiglio di venire a visitarla una volta nella vita. Quinta e penultima domanda. Qual è la tua ricetta preferita? Raccontaci una ricetta tipica della tua regione o della tua città. L'Italia è famosa in tutto il mondo per la sua cucina. Come si mangia qui, non si mangia in nessun altro posto. Per quanto riguarda Milano, la mia città, abbiamo due piatti tipici. Come primo, il risotto alla milanese, molto semplice da preparare e con ingredienti semplicissimi. Riso, brodo di carne, burro, un po' di cipolla, vino bianco e dello zafferano. Buonissimo. In dialetto lo chiamiamo ris-salt, riso, salt, giallo. Come secondo abbiamo la cotoletta alla milanese, o chiamata anche orecchia di elefante. Consiste in una carne di vitello tagliata fine, avvolta in pane grattugiato. La chiamiamo così perché ha una forma che ricorda un orecchio di elefante, data la sua grandezza. Vi lascio i link delle ricette nella descrizione. Potete provare a rifare questi semplici piatti a casa vostra. Mangerete un piatto tipico del nord Italia, ma made in USA. Sesta e ultima domanda. Questa è una domanda grammaticale che crea molti problemi per chi sta imparando l'italiano. Alex chiede: quando si usa ci, fai qualche esempio. Parto con il dire che ci ha diverse funzioni: pronome personale diretto e indiretto. In questo caso ci significa noi a noi. Esempio: ieri Andrea ci ha chiamato. Ci equivale a noi. 2. Come avverbio di luogo. In questo caso ci sostituisce li, la, in questo luogo, in quel luogo. Un esempio è: lavori ancora in banca? No, non ci lavoro più. Ci equivale a in banca. 3. Come particella pronominale. In questo caso sostituisce a questo con questo di questo.
Un esempio: a cosa ti servono tutte queste foto? Ci faccio un collage. Vale a dire con queste. So che non è semplice da capire, ma anche di questo vi lascio in descrizione un link di un video che vi spiegherà tutto al meglio. Queste erano 6 domande che Alex, un ascoltatore di questo podcast come voi, mi ha fatto tramite messaggio. Credo di aver risposto in maniera esaustiva e chiara. Anche nella puntata di oggi ho utilizzato diversi nuovi termini. Sentitevi liberi di contattarmi e di chiedere spiegazioni se c'è qualcosa in particolare che avete fatto fatica a capire. Non mi resta che salutarvi, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto con un nuovo